Benvenuti nel video dedicato allo sbieco e precisamente come viene applicato lo sbieco sulla paramontura. Questo è il risultato finale. Questa è una giacchina, il rovescio della giacchina, questa è la paramontura con lo sbieco messo sia sul dritto che sul rovescio. È praticamente sul margine della paramontura. Prima di tutto, se il capo ha sia la paramontura del davanti che la paramontura del dietro, prima bisogna mettere assieme le due paramonture, rifinirle e poi applicare lo sbieco. In questo caso lo sbieco lo metto utilizzando un piedino apposito. Questo piedino apposito va benissimo quando ho un tessuto che non è pesantissimo. Ci sono vari piedini. Questo dà la possibilità di applicare lo sbieco di diverse misure perché si può regolare. Viene inserito all'interno del piedino e poi il tessuto viene frapposto tra la piega, tra le due parti dello sbieco, qui in mezzo dove c'è la piega. In questo modo c'è la possibilità di modificare la posizione della parte in plastica dove è inserito lo sbieco tramite questa vitina, in modo che la cucitura venga effettuata a 2-3 mm al massimo rispetto al margine dello sbieco, qui così. La macchina, andando avanti, si trascina lo sbieco e viene effettuata la cucitura qui. In questo caso abbiamo lo sbieco che si trova esattamente a metà del margine ed è rifinito in questo modo e il risultato è questo, con la cucitura che si vede qui a 2 mm. Si possono rifinire anche le tasche internamente in questo modo. Un altro modo di rifinire il margine della paramontura con lo sbieco è questo, senza l'utilizzo di piedini. Questa è una giacchina e all'interno si presenta così, con la paramontura rifinita con lo sbieco. Lo sbieco si vede tutto sul dritto del tessuto, mentre sul rovescio del tessuto non si vede. In questo caso è stato utilizzato uno sbieco alto 1,5 cm, si può utilizzare anche gli sbiechi alti 2 cm, di più non è consigliato. Per avere questo effetto bisogna procedere in questo modo. Se desidero che lo sbieco si veda sul dritto del tessuto, devo prima applicare sul rovescio del tessuto la prima parte. Lo sbieco vado ad aprirlo, utilizzo il margine dello sbieco e metto margine contro margine, così. Se il tessuto sfila tantissimo, vi consiglio di mettere lo sbieco 2 mm all'interno rispetto al margine su cui lo andate ad applicare. Lo apriamo, prima blocchiamo lo sbieco sul tessuto con degli spilli e poi effettuiamo una cucitura all'interno della piega. Cucitura eseguita. Poi stiriamo lo sbieco piegato in questo modo, lo stiriamo e poi portiamo lo sbieco sul dritto del tessuto, così, e lo stiriamo di nuovo. Dopo la stiratura, questo è il dritto del tessuto, sul rovescio del tessuto si presenta in questo modo. Vado ad eseguire una cucitura qui a 2-3 mm dal margine. Il risultato che ottengo è questo.
Ecco qui abbiamo la paramontura tutta rifinita con lo sbieco. Se desideriamo invece rifinire sempre il margine della paramontura con lo sbieco, però non vogliamo che lo sbieco si veda sul dritto del tessuto ma rimanga nascosto sul rovescio, il procedimento è lo stesso, però la partenza, invece che farla sul rovescio del tessuto, viene effettuata sul dritto del tessuto. Quindi viene prima cucito sul dritto e poi portato sul rovescio. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!